Bentornati nel nostro esperimento di pomodoro invaso. Vediamo nel dettaglio un po' come sto agendo a livello di irrigazione. Bene, continuando il discorso dell'altro video, quindi dell'altro episodio di questa serie, abbiamo detto che dobbiamo suddividere le fertirrigazioni, quindi quando andiamo a dare il concime idrosolubile già preparato, e i trattamenti. Visto la situazione in questi vasi più bassi, quindi che abbiamo meno terreno, possiamo adottare una tecnica un po' diversa, se vogliamo, del solito, del consigliato. Quale sarebbe? Vabbè, intanto vi ricorderò sicuramente qui con una scheda che concimazioni stiamo utilizzando e soprattutto i dosaggi, perché devono essere abbastanza diluiti. Quindi cosa faccio? Inizio la settimana, cioè oggi che è lunedì, con 250 ml della nostra miscela di concimi diluita. Va bene, sempre dobbiamo cercare di far umidificare tutto il terreno lentamente. Ora magari io, giustamente mentre facciamo il video, non posso essere troppo pignolo. Va bene, e ne diamo 250 ml a vaso. Ok, quindi per iniziare bene la settimana, se guardate bene, ho raschiato un po' il terreno del vaso perché erano spuntate fuori tante erbacce, perché appunto ho preso il terreno dall'orto. Voi se usate torba o meglio terriccio non dovreste avere questi problemi. E ne ho approfittato per rialzare un po' accanto alle piante, alle piantine, il terreno. Se andiamo a vedere è un po' più alto, ho avvicinato, ecco, la parte superficiale del terreno alle piante. Non parliamo di rincalzo, ecco, non è un vero e proprio rincalzo, è semplicemente per allontanare l'umidità dal fusto. Bene, vediamo a colpo d'occhio che questa piantina sta andando male rispetto alle altre. Le altre sono cresciute, non tantissimo perché il clima è stato poco soleggiato, diciamo, il meteo. Le condizioni meteo ovviamente hanno un ruolo fondamentale, però si va a capire che queste piantine che sono cresciute nella parte aerea, nella parte vegetativa, ovviamente avranno delle radici ben sviluppate, si stanno anche irrobustendo parecchio. Questo è merito delle concimazioni anche. No, non solo quelle che abbiamo messo nel vaso, ma anche quelle che andiamo a fornire con appunto queste miscele liquide. Va bene, stavo dicendo, questa piantina è indietro, essendo più piccola, ovviamente anche a livello radicale sarà cresciuta meno. E i fattori possono essere diversi, magari li andiamo a vedere nel prossimo episodio in maniera più approfondita. In questa puntata, insomma, vi voglio parlare della questione irrigazione e fertiligazione. Poi cosa faccio? Completo l'opera con l'acidificante. Va bene, quindi in questi vasi così daremo altri 250 ml di questa è acqua e aceto, vi ricordo, aceto di vino rosso, che utilizzo come acidificante. Perché migliora l'assorbimento delle piante. Nella maggior parte dei casi di piante diciamo dell'orto funziona così, e soprattutto per il pomodoro, perché è una pianta a cui piace un pH leggermente tendente all'acido. Va bene, l'aceto ha un pH, se non mi sbaglio, intorno al 2,3, quindi bassino, però non è un acido come quelli che si utilizzano in agricoltura, che sono molto più forti, più del doppio alcuni. E con questo dosaggio sempre consigliato, che vi indicherò, vabbè, in questo caso è semplice, sono 10 ml di aceto in 5 litri d'acqua, in una tanica da 5 litri. Va bene, quindi questo per iniziare la settimana facciamo questo trattamento, così se vogliamo, questa fertiligazione manuale, ovviamente fatta a mano come vedete. La cosa importante, ripeto, fare assorbire l'acqua lentamente, se no si creeranno dei problemi nel terreno, delle parti meno umide o addirittura che resteranno asciutte. Visto il clima, come vedrete anche voi dalle immagini, che è poco soleggiato, probabilmente non darò altra acqua oggi, ma potrebbe cambiare appunto il clima e nel pomeriggio, quindi se vedo che il terreno si asciuga troppo, vado a dare altri 250 ml
di acqua, stavolta solo acqua, a vaso. Per quanto riguarda gli altri vasi, quelli che hanno più terra, diciamo, come vi farò vedere dalle immagini, lì in pratica sto dando dosi dimezzate di acqua, va bene? Magari con la miscela di concimi come ho fatto qui cerco di dare la stessa quantità e poi dimezzo la quantità di sola irrigazione, cioè di quando vado a dare solo acqua, perché lì si mantengono più umidi, ovviamente c'è più terreno e le piantine insomma crescono benissimo e hanno un colore ottimo, già si vede da quello. Un altro piccolo trucchetto per chiudere il video, per capire se state dando abbastanza acqua, e andare a vedere se fuoriesce dai fori sotto i vasi. Magari voi avete dei sottovasi, se vedete che troppa acqua esce e va nel sottovaso vuol dire che state dando troppa irrigazione. Ovviamente se un po' fuoriesce non è una cosa anche normale, soprattutto se abbiamo torba o terriccio può succedere, perché in questi casi l'acqua scende più rapidamente. Invece con il terreno, con la terra diciamo normale, in base al tipo di terra, perché ovviamente può essere più o meno argillosa, solitamente nella terra l'umidità, l'acqua quindi si diffonde in maniera più uniforme, mentre appunto come detto nel terriccio, nella torba scende più rapidamente. Questo è una cosa molto importante, non dare troppa acqua e farla fuoriuscire, anche perché quella in più che rimarrà nel vaso potrebbe dare problemi alle nostre piantine. Insomma, come andiamo a capire, è sempre un discorso di mantenere al limite le nostre piante, non le dobbiamo fare soffrire per troppa acqua e nemmeno per troppo poca acqua, quindi per mancanza, addirittura stress idrico. Dobbiamo restare sempre così in questo margine e sì, può essere anche un po' difficile sotto il punto di vista delle tempistiche. Magari non abbiamo il tempo di andare a fare tutte queste operazioni, di avere tutti questi accorgimenti, e quindi la pianta potrebbe avere più o meno stress, va bene. Poi per quanto riguarda gli altri interventi, a metà settimana farò l'intervento, quello per il trattamento radicale, quindi per la cura, prevenzione delle malattie radicali, e il fine settimana nuovamente un'altra fertilizazione con questi dosaggi diluiti. Quindi invece di andare a fare una fertilizazione a settimana, va bene, magari mischiare tutto e metterlo, ne faccio così in pratica 3 di trattamenti fra concimazioni e fertilizazioni. E soprattutto ripeto, in questi vasi dove c'è meno terra e ci sono 2 piantine, così noi alimentiamo a poco ed evitiamo lo stress diciamo che può condurre ad abbrachizzare le piante, come sospetto per questa piantina, va bene, che praticamente, se non mi sbaglio, sta diventando una piantina bonsai. Però ripeto, mi sa che ne parleremo nel prossimo video. Poi nei rimanenti giorni dove non do né irrigazione né trattamento, cosa faccio? Invece di irrigare solo con acqua, almeno per la prima volta irrigo con la nostra miscela qui di acidificante, va bene? Quindi intanto do un misurino, quindi 250 ml a vaso di acidificante, e poi se la giornata è particolarmente calda e soleggiata e quindi c'è bisogno di irrigare di più, magari dopo qualche ora oppure nel pomeriggio, do solo acqua, va bene. È inutile insistere con l'acidificante, una volta al giorno va benissimo, quindi 250 ml di acidificante al giorno tolgono il medico di torno va bene, se vogliamo dire. Ok, io vi ringrazio, ovviamente fate tutte le domande che volete, continuate a seguire il canale, iscrivetevi, mettete mi piace, condividete i video e ci vediamo presto nel prossimo episodio. Ciao a tutti.